Ragazzotti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Terzo video della saga infinita degli Skywalker. Tutte le notizie di oggi del mondo del gaming sono un bordello, è veramente un periodaccio. E quindi ci tenevo a farvi sapere di nuovo la mia impressione su quello che sta succedendo, visto le ultime novità, tra cui la chiusura di alcuni store, la rimozione di alcuni contenuti digitali dal PlayStation Store. E quindi dai, facciamo un breve video, ci facciamo una breve chiacchierata e vediamo un po' che tiriamo fuori, ci facciamo una chiacchiera proprio da pad. Quindi mi sono fatto una scaletta perché sennò non mi ricordo niente, quindi partiamo subito col primo punto, la situazione generale del mercato delle console. Quindi ci sta l'aumento dei prezzi dell'hardware, abbonamenti, transazione accelerata verso il digitale, riduzione del rete del fisico e strategia di servizi sempre più centrale. Eh sì, dopo l'annuncio di Sony che il 1 gennaio 2028 toglierà i supporti fisici, si è scatenato il pandemonio. Il fatto che Sony voglia togliere il disco fisico si capisce che è per massimizzare gli interessi. Oltretutto c'è stato l'aumento delle RAM, l'aumento degli hard disk, l'avvento dell'IA, tutti con sta cazzo dell'IA. Quindi l'IA ha portato tutto questo sbilanciamento in queste aziende che producevano console in perdita, ma mo non ce la fanno più, secondo me, non reggono più botta. Ecco spiegato il perché adesso le console dopo 6 anni costano di più e non di meno. Quindi calcolando che per fare una console, una PlayStation 5, una PlayStation 4, mo non mi ricordo bene, credo ci vogliano intorno a 730-750 euro solo di hardware, togliendo i pezzi, le scocche e quant'altro, capite bene che di sti tempi non conviene più. Poi la transizione al digitale era inevitabile, ci stava, perché non la puoi evitare, perché parliamoci chiaro, da PlayStation 5 c'era la versione digitale, quella senza, quella con lettore, quindi già ci stavano abituando al digitale. Sul PC già c'è, Steam ha molta concorrenza, quindi se c'è concorrenza c'è anche dei prezzi contenuti e abbordabili. Sony così vuole assolutamente massimizzare i profitti e quindi sarà queste sono piattaforme chiuse e deciderà lei i prezzi. Io so che il monopolio non si può fare, non lo so se questi fanno fare quel cazzo che vogliono, comunque sia, essendo chiusa non avrà competitor e quindi deciderà lei quando mettere i prezzi, sconti, a che prezzo farci pagare i giochi, e lo sappiamo bene. Poi tutto questo arriva dopo la comunicazione di GTA 6 che non farà copie fisiche, e anche questa è stata una bella mazzata. E il mercato dice che ci sono stati quasi 40 milioni di preordini, 39 milioni se non mi sbaglio di preordini di copie digitali. Non capisco il come e il perché, se è un servizio digitale che cazzo lo preordini a fa? Comunque vabbè, ognuno è libero di fare quello che gli pare con i propri soldi. E quindi segna il definitivo dominio del digitale, perché una casa di sviluppo come Rockstar è un gigante e quindi, come si dice, lancia una moda. Poi oltretutto sta cazzo di chiusura degli store, mo è notizia di sti giorni che Sony chiuderà entro il 2026-27 lo store di PS3 e quelli mi sembra del PS Vita, se non mi sbaglio. Quindi a quel punto tutti i contenuti acquistati vanno persi e uno se la prende in del culo. Tu hai comprato un servizio e basta, e non ti ritrovi niente. Per questo GOG, che è DRM free, ti permette di comprare il gioco. Tu lo compri, ti scarichi il DRM, l'installer, è tuo. Lo puoi mettere sull'hard disk, lo puoi regalare a un amico, ci puoi fare la copia, ci fai quel cazzo che ti pare. Hai comprato un prodotto che è tuo, e quindi il digitale fatto bene dovrebbe essere così, o quantomeno riorganizzare il PlayStation Store così da poter dare almeno più garanzie a noi consumatori e soprattutto darci qualcosa di tangibile, perché così non andiamo da nessuna parte. Cioè di Sony ormai non ci si può fidare più, ce l'ha messa là un sacco di volte, vedi la retrocompatibilità di PlayStation 3 che era impossibile con quell'architettura. Quindi ci sono stati nel corso degli anni alcune situazioni che hanno portato ad accumulare dubbi e scelte prese dalla società. Il fatto di chiudere gli store con i giochi
il fatto di togliere 500 contenuti direttamente dalla piattaforma e non rimborsare le persone, quindi sono tutti segnali che personalmente per un consumatore fanno storcere il muso. Io capisco che quando tu fai l'account nelle clausole ci sta scritto e quindi siamo consapevoli, però sta cosa deve cambiare, ci stanno un sacco di petizioni mo in giro, deve cambiare perché la tutela del consumatore non c'è, con Sony non c'è, e mo a maggior ragione, quindi cioè non è possibile. Poi non so se avete letto il nuovo aggiornamento sull'informativa dell'account di Sony aggiornato al 2026, dove viene praticamente specificato che se tu nei 3 anni successivi non ti connetti mai sul tuo account PlayStation, Sony ha il diritto di inviarti una mail dicendoti: guarda, dovresti loggarti perché noi ti diamo ulteriori 6 mesi per poi chiuderti l'account in modo irreversibile, che ci può stare come politica perché sono leggi europee che servono alla tutela della privacy, perché non vogliono account inattivi, ci può stare, ma va rivista anche quella, perché per un motivo o per un altro tu non riesci a loggarti. Naturalmente loggarsi significa o da browser, da console o da applicazioni, quindi diciamo che è abbastanza facile, però ci può stare un motivo o per un altro che tu non lo fai, Sony ti cancella l'account dove tu c'hai tutta la roba e perdi tutto, quindi dovrebbero essere aggiornate e fatte in modo più tutelativo, passatemi il termine, rispetto a come sono oggi. E gli aumenti di Microsoft sul fatto delle sue console, e che vogliamo fare? Non so se l'ho detto, non me lo ricordo, comunque lo ridico, sul fatto che sì, all'inizio dell'abbonamento del Plus che forse ci saranno altri rincari. Attualmente oggi il Plus fa letteralmente cagare, cioè i giochi che ti dà Sony fanno cagare e io mi devo fidare ancora di Sony? Ma io non mi fido più di Sony, quindi personalmente il Plus ho tolto il rinnovo automatico e non so neanche se lo rifarò, e mo arriviamo al dunque, perché questa è la mia teoria sul prezzo di PlayStation 6, perché per me mo è un tarlo questo, vedendo tutta la situazione. Allora, ricapitolando, questo è quello che penso io personalmente, io il mio pensiero, e resta con me. Fatevelo andare bene, perché se no ne parliamo, ci discutiamo sopra, fatemi sapere che ne pensate pure voi, dite la vostra, visto che siete giocatori. Dunque, quello che penso io di Sony e che ho visto nel corso degli anni è che attualmente, col fatto che sono state create le console in perdita in questi anni, ora non ci rientrano più con i costi. Perché? Perché c'è stato questo aumento quasi del 600% delle RAM e degli hard disk, e quindi ci stanno perdendo troppo. Anche la riorganizzazione di Microsoft con Asha Sharma, la nuova amministratrice delegata, che cazzo è la CEO, stanno a fa taglia a merda. Quindi questa situazione qua, le due casucce Sony e Microsoft, che poi tra l'altro Microsoft c'entra pure con l'intelligenza artificiale, non capisco, vabbè, punta il dito sulla colpa delle RAM, ma poi sei tu quello che le fai o ci stai a giocare con ste cazzo di RAM, vabbè. Allora, dicevamo, quindi non ci rientrano più con i costi e hanno dovuto alzare le console nel corso degli anni. Adesso siamo arrivati a un punto che vogliono passare tutto su digitale, così massimizzano i ricavati e si preparano a cacciare la nuova PlayStation 6, secondo me a fine 2027, inizio 2028, con la transizione completa al digitale, perché le dichiarazioni di Sony secondo me sono state proprio precise, premonitrici, e quindi sarà così. Quindi nel 2028 uscirà Sony Full Digital. Dovranno far uscire il lettore? Perché chi c'ha i giochi per PlayStation 5 che fa? Se non fanno un lettore anche esterno come si usa per PC, per poter leggere i giochi della PlayStation 5, sperando che siano retrocompatibili? Me lo auguro, e anche questa è un'incognita. Comunque, in tutto questo marasma io sono straconvinto che la PlayStation 6 uscirà fine 2027, inizio 2028, full digital, con uno store a monopolio pieno, perché se non cambiano i termini, se non aggiornano lo store, se non ti permettono di poter rivendere il gioco digitale o di prestarlo cedendolo con un account o quel cazzo che gli pare, se lo inventassero loro per darci qualche tutela in più, sarà un bordello, raga. Questi si stanno a contare pure i peli del culo con questa storia delle RAM e degli hard disk. Quindi questo è quello che penso io. Secondo me PlayStation 6 uscirà, e ripeto per la terza volta, fine 2027, inizio 2028, con il prezzo superiore a 1.000 euro, perché deve essere così, perché se per produrre la 5 ti costa 700 euro, quando cazzo è
il guadagno ce lo devi avere, e quindi la console, visto che è più potente, già si parla, si vocifera di qualche voce, sta cazzo di console PlayStation 6 più potente di sto cazzo, qua e là tutto marketing di merda, perché sono bravi a fare tutte le presentazioni questi di Sony, ma non attacca più, quindi è così. E costerà più di 1.000 euro, e secondo loro io mi devo andare a comprare una console full digital dove tu c'hai il monopolio dello store dove io compro i giochi, a dove spezzi le ossa ogni volta per pagarteli, per poi un domani giri il rubinetto e io mi attacco al cazzo. E no, cara Sony, e no, il giocattolo si è rotto, quindi raga, come sempre fatemi sapere la vostra, scrivetelo nei commenti, ditemi quello che pensate. Il video è stato un po' confusionario, però è anche il mio modo di parlarvi, io sono un po' confusionario, però su determinate cose le idee molto chiare, è nel modo di esprimerle che mi impiccio. Fatemi sapere che ne pensate, ditemi la vostra, perché è importante capire anche il vostro punto di vista, e ci confrontiamo qua, va bene ragazzotti? E grazie per avermi ascoltato, come sempre gli sfoghi di un pazzo, e ci becchiamo al prossimo video sui gameplay, ragazzi, non mancate, mi raccomando. Ciao belli!